Oh, guarda che c'è Nicola Jung. Dopo avervi portato nelle catene di fast food più famose del mondo, sia in Cina che in Thailandia, ormai avrete capito che ognuna modifica le ricette per adattarle al palato del proprio paese. In Cina, per esempio, quasi tutto il menù del McDonald's è piccante e al KFC, oltre al pollo, potete trovare anche altri tipi di carne. Al contrario della Thailandia, che ha il menù del KFC quasi vuoto. Oggi è arrivato il momento della Malesia E vediamo cosa danno di diverso rispetto ai fast food italiani. E per ricominciare vi porto a fare la colazione al McDonald's, sperando di trovarla ancora disponibile perché so che termina verso le 10:30, sono già le 9:40. Adesso è il tempo per arrivarci. No, ma comunque ne ho visto uno qui vicino, perciò ce la dovremmo fare. Guarda che bello. Siamo nei dintorni di Pavilion e come al solito attraversiamo col rosso. Il semaforo rosso è quasi sempre rosso per i pedoni, cioè anche se ci sono i bottoni, no, da pigiare, rimane sempre rosso e perciò le macchine passano e di conseguenza la gente si stanca ad aspettare, anche per forza, perché sennò che fai? Questa secondo me è la strada più bella di Kuala Lumpur, cioè guarda che incrocio, sembra Shibuya, e quello lì è il McDonald's più famoso di Kuala Lumpur, cioè fanno tutte le foto qui. Guardate, c'è pure la metro qua sopra che passa, bello. E perciò ora vi porto lì, nel McDonald's più famoso di Kuala Lumpur, anzi di tutta la Malesia. C'è la gente che già attraversa col rosso perché non vedono l'ora di mangiare anche loro al McDonald's. Ma che bella Shibuya di Kuala Lumpur. Di giorno non fa quell'effetto, ma è più bello di sera. Essendo un paese islamico, queste catene ovviamente offrono solo cibo halal. Perciò, cari amici musulmani, qui potete mangiare tutto quello che volete senza preoccupazioni. Eccoci qua, siamo nella solita macchinetta e come potete notare di mattina fino alle 10 si può ordinare solamente la colazione e dopo le 10 non esiste più, cioè aggiornano il menù e trovate altre cose. Allora, prendiamo questo, small americano, dai, scrambled egg sandwich. Sì, ma qui è tutto compreso il bere, vediamo quanto costa la carte. Lo stesso panino costa di più, mamma mia no. Qui ci stanno i wrap con gli stessi ingredienti dei panini, perciò cambiamo. E questo big breakfast, sì. Si può scegliere pure da bere, un bel Milo. E questo è il totale ed è compresa pure la tassa del 6%. Ed ecco la nostra prima colazione al McDonald's in Malesia. Guardate quanto zucchero mi sono schiaffato, pure il creamer, le salse tutte comprese. Non abbiamo scelto né i nuggets né le patatine, perciò queste salse non so a cosa servino. E la cosa strana cos'è? Perché solitamente tipo in Cina, se compri la pizza, il Domino's Pizza, no? Ti danno un botto di ketchup, qui invece ti danno la salsa al chili, piccante. In totale abbiamo speso 27,90 ringgit, che sono circa 7 euro. Diciamo che di scelta non ce n'è tantissima. E qui abbiamo 3 cose da bere perché abbiamo scelto 3 menù. E come avrete visto i menù sono molto più convenienti rispetto alla carte. Tipo un panino solo, se lo ordini alla carte costa 7 ringgit. Se ci aggiungi il caffè costa 6 ringgit. So, questo lo do a te. Ci beviamo un bel sorso di caffè. Caffè americano. Bollente. Però sì, è buono. Se non trovate il caffè americano da nessuna parte qui in Malesia, venite qui al McDonald's che lo fanno decente. Questo è bollente, ma questo è straghiacciato. Abbiamo il Milo. Il Milo è una bevanda che bevono molto spesso qui in Malesia, cioè lo bevono da quando sono piccoli. Ma non ha sapore, cioè c'è un pizzico, c'è un cenno di sapore del Milo. È praticamente tutta acqua, che sarebbe tipo latte al cioccolato, molto simile a quelle polverine solubili della Nesquik. Incominciamo dal muffin che ha una salsiccia e un uovo e c'è pure una fetta di formaggio qui. E questa è la salsiccia non di maiale, attenzione, che qui i fast food sono tutti halal, perciò è per forza pollo. Buon appetito! Il sapore è molto simile al muffin che danno a colazione in Cina, solamente che la salsiccia di qui è al pollo e quella in Cina è al maiale. E all'interno c'è questa salsiccia di pollo che è veramente salsicciosa. Per colazione abbiamo il carboidrato, la carne, le uova. Abbiamo tutto, una colazione completa, tutto qui all'interno di questo muffin. Passiamo a questo burger con uova strapazzate, una fetta di formaggio e una salsina bianca. La salsina bianca è la maionese del McDonald's, che è differente da quello che troviamo al supermercato, Un panino bello morbido, leggero, e poi sono queste uova strapazzate che sciolgono in bocca. Questo qui secondo me è stato fatto apposta per chi non vuole mangiare la carne di mattina. Molto semplice ma buono, colazione perfetta. E poi sapete dove ci troviamo? Di fronte a Shibuya,
Questo raga è il Milo. Prima raga era il sapore perché non abbiamo mischiato. Qui le bevande tocca sempre mischiarle perché è sempre in fondo. Vediamo com'è adesso. Adesso lo senti il sapore del Milo. È dolce, bello rinfrescante, sa molto di latte al cioccolato. Pensavo mi avessero fregato, però qui mi hanno fregato veramente, Cioè, guardate, sul menù c'è scritto Big Breakfast, chissà che ricca colazione. Ed eccolo qua, un muffin da comporre. E questo in pratica è lo stesso muffin che abbiamo mangiato per prima, con la salsiccia di pollo, solamente che al posto di quell'uovo ci abbiamo sostituito l'uovo strapazzato e un crocchè di patate. C'è il profumo della salsiccia, la cremosità delle uova strapazzate e la croccantezza del crocchè di patate. Aspettiamo un attimo che il menù si aggiorni, perché fino alle 10 potete ordinare solamente la colazione. Intanto smaltiamo un po', perché tanto alla fine non abbiamo mangiato un granché. Questo è solamente l'inizio. Buon, ci vediamo dopo a pranzo. Incominciamo dai panini. Guardate, ci sono tutti questi panini della prosperità, tipo questo qui è il più fortunato di tutti, cioè al pesce. Questo qui con manzo e pollo. Questo mi ispira, double spicy chicken with cheese. Spicy beef burger special. Passiamo all'ayam goreng, che vuol dire pollo fritto, in malesiano. 2 pezzi, dai. Qui abbiamo pure il nasi lemak, che trovate solamente qui in Malesia. Forse può darsi anche in Indonesia. Lo vedremo in futuro. Vediamo anche un bel chow. C'hanno pure il riso in bianco. Da bere, Prosperity McFeast. Oh, andiamo sul Prosperity, speriamo in un anno nuovo bello prosperoso. Guardate qui, ci sono delle salse mai viste. Potato curry, c'hanno pure il samba. E per abbinare queste salse che abbiamo dei nugget. Adesso li scartiamo tutti e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. In totale abbiamo speso 106,20 ringgit, che sono circa 25 euro. Intanto beviamo questa bevanda della prosperità. È tipo una Fanta sgasata. Incominciamo da questo congee che sennò si raffredda e diventa una schifezza. Guardate, sono i pezzettoni di pollo. Buon appetito! Non è che il congee classico che è molto papposo, appiccicoso, no? Questo è un congee con molta acqua, il sapore è molto leggero, il pollo bello tenero e si sente anche un pochetto di zenzero. Passiamo ai panini finalmente. Questo è il panino della prosperità con doppio pesce, double fish. Questo è stupendo, in pratica è una versione più aggiornata del fillet o fish. Il panino è più lungo, c'è il pane e la cipolla che danno quel contrasto di dolce in più. E poi sta salsa sa un botto di pepe, che poi non so se lo sapevate, ma al McDonald's il pesce è l'ingrediente più sano e qui ce ne abbiamo addirittura 2. Ora passiamo a quest'altro panino con il pollo e il cheese piccante. Buono, raga! Qui all'interno ci stanno 2 fette di pollo fritte, una fetta di cheddar e c'è sta salsina che è strabuonissima. Tipo una maionese dolce e strapiccante. All'interno ci stanno pure dei cetriolini. È la prima volta che vedo un panino con 2 strati di pollo fritto croccante al quadrato. Adesso passiamo a quest'altro panino con doppio strato di manzo, strapieno di salsa. Eppure questo è un panino della prosperità. In pratica si sente soprattutto il sapore della salsa, che è la stessa salsa che hanno usato nell'altro panino col pesce, che sa un bel po' di pepe, che ti si riscalda la bocca. Poi si sente anche un intenso sapore del manzo, che è molto manzoso, come quelli del Big Mac, per farvi capire. E sopra quella cosa fritta è un crocchè di patate. Poi ci troviamo pure della cipolla cruda, che dà quella dolcezza in più. Non male, però tra i 2 panini preferisco quello al pesce. Ultimo panino con manzo e uovo. Molto semplice questo. Poi c'è sta salsina, c'è pure del cetriolino. È un panino abbastanza semplice, secco, normale, normalissimo, cioè non è nulla di che. Ci hanno aggiunto questo uovo che dà quella uovosità in più e c'è la salsina che è una maionese dolce e piccante. Ora è arrivato il momento dei nuggets. Nuggets normalissimi, li conosciamo tutti, c'è in ogni parte del mondo e abbiamo preso apposta per provare queste salse qui, perché sono delle salsine che si trovano solamente qui. C'è il sambal, che è una tipica salsa malesiana. E lui è dolce e piccante, certamente lo si usa per mangiare il nasi lemak. C'è quest'altra salsa che è al curry e patate, è molto acquosa. في أحد هنا Com'è? ممكن سكت المروحة شوية. Oh, can I help you? Okay, you can please stop the ventilator. You can ask her. Yes, please, Huh? because it's very cold.
Questo sono un bel po' di curry, ti dà quella ventata di indiano. Mi è venuta voglia di nasi kandar abbinato al riso, verrebbe una favola. Passiamo all'ayam goreng, che sarebbe il pollo fritto in stile malesiano. Buonissimo, eh? Ha un pizzico di piccante, ci sono queste scaglie di frittura che lo rendono molto molto croccante, molto crunchy. All'interno la carne è bella tenera ed è già gustosa. Dato che siamo pure le salse qui, sambal. Questo pollo fritto ci sta un botto bene, gli dà quella dolcezza in più. Vediamo ora col curry com'è. Sì, ma le patate si sono sciolte all'interno. Dove stanno le patate? Questo si chiama salsa curry patate, ma le patate io non vedo neanche... Ah, trovata! Una patata, c'è un dado di patate. Ritorno a quell'ariata di indianità. Passiamo ora al nasi lemak, il piatto nazionale della Malesia. E si prende con del riso in bianco, ci sono pure le acciughine essiccate. E il pollo fritto mi sa che è lo stesso che abbiamo mangiato prima. E poi c'è pure un uovo, solamente che manca il sambal. Io perché l'ho ordinato singolarmente, perciò ce l'abbiamo. Se lo ordini da solo non ti danno il sambal, che dovrebbe esserci a priori. Intanto proviamo il riso e vediamo se è autentico. Siamo lì, eh? A vista sembra un riso in bianco molto molto normale, semplice. Invece quando lo mangi senti proprio il sapore del cocco, misto un pizzico di pandano. Boh, non sono certo se è lo stesso o no, però è più succulento questo pollo rispetto a quello che abbiamo mangiato prima. Poi ci ragiona. Solamente che una porzione così costa 13 ringgit, costa di più del nasi lemak che troviamo in giro. Perciò se volete mangiare il vero nasi lemak non venite a mangiarlo al McDonald's, ma in un qualsiasi stand in giro per la città. Quello è autentico, questo qui non è buono come quello vero, non può competere proprio. Ora diamo questa ventata indiana pure a questo riso. Adesso il riso è diventato più gustoso. Però sono strapieno, raga. Adesso porto via tutto e mangio su un appartamento con un bel film. E poi aspettiamo la cena che vi porto al KFC. Vediamo cosa danno di diverso il KFC in Malesia rispetto a quello in Italia. Siamo fermati a bere un caffè, raga, uno da Zeus Coffee, che è uguale identico spezzicato al Lucky Coffee in Cina. Che copioni! Per un americano freddo abbiamo speso 6 ringgit e 90, che sono circa 1,80 euro. Adesso per smaltire tutto quello che abbiamo mangiato al McDonald's, a colazione a pranzo, facciamo un po' di ginnastica, così possiamo mangiare a stomaco vuoto il KFC. Beh dai, un po' di allenamento mi ha servito perché mi è ritornata la gran fame e perciò ora andiamo al KFC, raga, non vedo l'ora. Raga, c'è un poliziotto e lì c'è il semaforo rosso. Se attraverso mi diranno qualcosa. Ragazzi, è il poliziotto che ci ha fatto attraversare col rosso. Non ho parole. Dai che siamo arrivati, non vedo l'ora. Ho voglia di pollo fritto un bel po'. Il pollo fritto che abbiamo mangiato oggi a pranzo al McDonald's era buono, sì dai. Era un pochino secco. Anche i nuggets mi hanno deluso un botto. Erano morbidi, non erano croccanti per niente e non sapevano di pollo. Perciò ora ci rimettiamo in sesto col pollo del KFC. Dai, lo faranno bene, dato che è una catena specializzata nel pollo fritto. Ah, eccoci qui, siamo arrivati. Mi sono seduto un attimo perché volevo fare una posa davanti al KFC. Andiamo! Pollo fritto! Eccomi qua! Tarik vuol dire tirare, raga, vuol dire tirare. Come il tè tarik, il tè tirato. Avete visto? Ho imparato pure il malese. Vediamo com'è il nasi lemak comparato a quello del McDonald's. A me, dalle foto già mi ispira molto di più, non so a voi. Perciò prendiamo una porzione piccola, poi rice plate, prendiamo questo qui anche. Quello di prima abbiamo preso la Coca-Cola, voglio provare questo qui, Sjora Mango Peach. Vediamo i burgers. Alla carte. Oh, ma che roba è questo? Golden Crispy Manto! Questo mai visto in vita mia. Ma nemmeno questo qui, eh? Cioè, questo non c'ha il panino, c'ha 2 strati di frittura che fa da panino. Il zinger classico, colonnello, sappiamo già com'è il gusto, c'è pure in Italia. Il zinger cheesy, dai. Prendiamo pure un cheesy twister.
Oh, ma funzionano? Quanta roba c'hanno di innovativo, mai visti fino ad ora? C'hanno il manto da solo. Manto vuol dire pane cinese. Abbiamo pure il sugo al pomodoro e l'uovo. Pure questi mi ispirano un botto, guarda quanto sono colorati. Oh, ma funziona sta macchinetta. Poi guardate qui cosa c'è. Cheddar cheesy fries. Sto svuotando il portafoglio, mi sa, Prendiamo questa palla di potato coleslaw. Cos'è, raga? Vogliamo provare il sambal di qui com'è? Dai, prendiamo pure un sambal. E poi qua c'hanno pure l'jalapenos cheese sauce. Dovrebbe essere buonissimo, ma non c'entra nulla, non so cosa abbinarlo perché non abbiamo preso le patatine e non le voglio prendere. E qui, raga, spendiamo 26 ringgit in più rispetto al McDonald's. Però avete visto quanta roba abbiamo preso? Ma quanta roba, oh. Guarda quanta roba. Aspettiamo il nostro numero, 254. Loden portable satu lagi, nasi lemak satu, chili cheese, mini mantau, loden portable. Sta dicendo i miei ordini in cucina. Mi hanno fatto con gli occhi, è tutto tuo? Mamma mia quanta roba mangi. Non so, è la prima volta che vedono qualcuno che chiappa così tanta roba. E in pratica ho ordinato quasi tutto il menù del KFC malesiano. Hai visto il pollo? Li sto mangiando con gli occhi, seriamente. Qui c'è una cosa in più rispetto a McDonald's, C'hanno le salse self-service. C'è la salsa thailandese, la salsa pomodoro e al chili. Come in Thailandia, anche in Thailandia è così. Comunque sono stralenti, no, forse perché il mio ordine è un po' troppa roba ho scelto e stanno facendo prima gli altri. E vabbè, dai. Comunque qui c'è un'altra differenza, ho notato, rispetto al KFC in Italia. Non c'è l'autorefill della bibita, perciò se finisci la bibita non lo puoi ricaricare. Questo è il mio. This? All here? Ok, thank you. Eccolo pronto. Ce n'è solamente uno solo. This one nasi, one already, and this one only one. Oh, nasi lemak finish already. I give you nasi ayam. Cioè, il riso del nasi lemak l'ho finito, c'è dato il riso normale. E in totale abbiamo speso 146 ringgit e 85, che sono circa 35 euro. Incominciamo da questo qui che se no si raffredda. Però qui i cucchiai sono veramente inutili, Eccolo raga, guardate quanto è cremoso. Buon appetito! Stupendo. In pratica sono delle polpettine di pollo fritto immerse all'interno dello yogurt, del mais, una cremina che è un po' dolce e un pizzico di piccante. E poi c'è anche il purè di patate sotto, guardate. Buono, Molto patatoso, stupendo. Ora mangiamo queste palline colorate. Sono 4 colori diversi. Perciò cominciamo da questo qui rosso. Sono delle mozzarelline fritte, poi è bello croccante, tipo impanato. Sono un po' salati, sanno di mozzarella. Proviamo ora questo qui nero, magari c'ha un sapore diverso. È uguale identico. Da bere abbiamo preso una Coca-Cola e un peach mango. Che abbinamento è? Pesca e mango. Sa più di mango che pesca, però bello rinfrescante, bello dissetante. Passiamo a questa insalata, una specie di insalata. È un'insalatina di cavolo con pezzettini molto piccoli, con una salsina per l'insalata. Sembra di mangiare all'interno degli involtini primavera, solamente che manca la carota. Pallina di purè di patate. Sa di purè di patate con la salsina al barbecue. Fa di purè, a me piace il purè. L'unico purè che mi ha fatto schifo è quello dell'Ikea in Cina. Abolitelo, seriamente. Ora passiamo al manto, che sarebbe il pane cinese, solamente una versione più piccolina, fritto. È dolce. Il sapore è uguale identico al mahua. È croccante fuori, all'interno bello morbido ed è un po' dolce. Questo accompagnato delle salse stupende. Infatti qui abbiamo un bel po' di salse a disposizione. Vediamo com'è col purè. Sta un botto, Questo qui sarebbe il sugo al pomodoro con le uova. Wow, è bella forte questa salsa, Non me l'aspettavo. Pensavo fosse molto pomodoroso, no? Mi sa che con pomodoro si riferiscono al ketchup, perché è dolce, un pochetto aspro ed è piccante. È uno sugo fatto con il ketchup e del sambal. E abbiamo anche qui il sambal, quello vero. Vediamo com'è il sambal di qui del KFC. Dolce, piccante,
e sa un bel po' di gamberi. È molto più autentico rispetto a quello del McDonald's. Ora passiamo a questo wrap di pollo ed è bello grande, cioè mi aspettavo un wrap molto più piccolo, tipo quelli che danno al KFC in Thailandia, perché vi ricordate che era minuscolo. Questo qui è molto più grande e c'ha molta più roba, molto più pesante. Ed è molto più buono. C'è il pollo fritto che è bello croccante, si abbina all'insalata, alla salsina, che rende questo wrap veramente una cosa micidiale. La morbidezza della pastella fuori. Buonissimo questo, veramente, lo straconsiglio. È proprio gustoso, non è per niente piccante, cioè ti rende felice questo wrap. Se non dovessi mangiare questa roba, ne mangerei su 10, sul serio. Passiamo alle patatine, cheese e cereali. Sapore strano, cioè sto cheese che è dolce. Sopra ci sono queste scaglie di cereali che sono molto croccanti. Sopra c'è questo cheese dolce che rende le patatine cremose. Le patatine ok, sono le stesse di ogni KFC in ogni parte del mondo. E la salsa che è un po' strana. È come mettere la crema pasticcera sulle patatine. Passiamo a questo qui. Raga, è la prima volta nella mia vita che mangio un burger senza il panino. Cioè anziché il panino ci sono due strati di pollo fritto. Fa male, La frittura mi ha lacerato tutto all'interno della bocca. In pratica sono due fette di pollo, belle fritte, belle croccanti. E nell'impasto della frittura ci hanno messo pure dei cereali, quindi da renderlo ancora più croccante. All'interno c'è una salsina molto cremosa. Ci hanno messo questa sfoglia croccante in mezzo a due polli croccantissimi. Non ha tanto senso. Ormai lo zinger lo conoscete tutti, no? Ma in versione mantou, versione pane cinese. In pratica è un bao fritto con all'interno un pezzo di pollo fritto e delle salsine. Vediamo com'è. Il pao è bello morbido, fuori un po' croccante. Il sapore è uguale al manto che abbiamo mangiato prima. In pratica è lo stesso pollo che abbiamo mangiato prima. C'è della lattuga e la salsa che è la salsa al pomodoro che abbiamo mangiato prima, quello dolce piccante. Ora passiamo con un altro zinger. Oh, ma è tutto zinger qui, eh. Avete visto anche voi sul menù c'era solo zinger. I panini erano solamente zinger. Questo è il panino più duro. Questo è sull'aspro. Il pollo è sempre lo stesso, bello croccante, la carne è tenerissima. Solamente che cambia il pane, che è un pochino più duro. Sembra quello che si compra nei supermercati. E qui ci stanno due salse. C'è una salsa densissima, è un misto tra maionese e yogurt. E questo giallo è il cheese dolce. E in pratica è lo zinger che troviamo pure nei KFC in Italia, solamente che è venuto male, cioè panino comprato al supermercato, salse dolci, non è piccante. Passiamo ai risi, che è meglio. Qui troviamo, non lo so, perché io avevo ordinato un nasi lemak e un riso. E quando hanno finito tutto, mi hanno portato tutto, mi hanno detto il nasi lemak l'abbiamo finito. Perciò non c'è nemmeno il riso del nasi lemak, che è quello profumato di cocco. Diamo un riso normale. E sulla foto ho visto che il nasi lemak c'aveva pure l'uovo sodo. E qui ci hanno messo due nuggets al posto dell'uovo. E il riso non è il riso del nasi lemak. Perciò è una combinazione che mi hanno fatto un momento. Se lo sapevo prima non prendevo anche l'altro riso. Prendevo solamente un riso, perché alla fine sono due cose uguali in pratica. Cioè il pollo fritto è lo stesso, il riso uguale. Vediamo che gusto c'ha sto riso. Però è un riso saporito. Vediamo com'è il pollo. Chiaramente non è più il pollo dello zinger. Il pollo è straordinario, eh. Fuori è croccantissimo, bello crunchy. Poi all'interno la carne è bella morbida, bella tenera e succosa, guardate. Pure lo sambal stupendo, ci sta perfettamente col riso. La salsa e il pollo hanno salvato letteralmente questo riso. Però se fosse stato il riso del nasi lemak sarebbe stato ancora più perfetto sicuramente. Ora proviamo la riserva dell'uovo. La riserva. Si è raffreddato, perciò non è croccante fuori. È un nuggets normalissimo, ma sa più di pollo rispetto a quello del McDonald's. Però dai, diciamo che è un buon sostituto. Oh, non parlatemi più di pollo fritto, almeno per oggi. Bene, è giunto al termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere stati qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao!